Bentornati, signore e signori, nella stanza dove le luci si abbassano e la verità trova spazio per respirare. State ascoltando Celebrita dalla Turchia, la voce che non si accontenta dei sussurri e delle frasi fatte, ma scava nelle pieghe dove emozione e realtà si toccano. Stasera non vi stiamo semplicemente raccontando una notizia, stiamo attraversando un punto di svolta nello spettacolo turco, una linea sottilissima tra amore e sfida, tra trasparenza e finzione. Se siete pronti a entrare in un racconto denso, pulsante, quasi rubato da una sceneggiatura che questi stessi protagonisti saprebbero interpretare con bruciante sincerità, siete nel posto giusto. Prima di scendere in campo con le parole e gli sguardi, fate una cosa per restare con noi fino in fondo: iscrivetevi a questo canale, fatelo con l'energia di chi spegne un pettegolezzo sul nascere. Per chi vuole stare in prima fila e sostenere questi approfondimenti, c'è il tasto Unisciti. È il vostro pass speciale verso storie scavate fino all'osso. Non dimenticate un like, è il carburante che ci fa sfidare l'algoritmo. E preparate le tastiere, perché la vicenda di stasera vi chiederà di schierarvi. La cornice è un gala, ufficialmente un tributo all'arte e al cinema, ma nell'aria si respirava qualcosa di più tagliente del profumo e più persistente della lacca, la tensione di un confronto imminente. Da mesi i nomi di Gökberk YLDRM e Cemre Arda circolano come ombre nei corridoi delle produzioni, si moltiplicano nelle ricerche, incendiano le sezioni commenti. Il loro amore è stato raccontato come una storia di fantasmi, in tanti giurano di averlo intravisto, pochi ci credono davvero, nessuno l'ha mai messo nero su bianco. Hanno orchestrato il silenzio come un'arte, custodendo il privato con una dignità quasi austera. Ma il silenzio, si sa, crea un vuoto. E in quel vuoto altri hanno cominciato a scrivere il copione al posto loro. Ieri notte quel copione è stato strappato. Sono arrivati non come due orbite che sfuggono alla stessa inquadratura, ma come una costellazione unica. Mano nella mano, dita intrecciate in un nodo che sfidava i flash e il rumore metallico degli otturatori, Gökberk e Cemre hanno varcato la soglia come chi entra nella fossa dei leoni senza abbassare lo sguardo. Tuttavia, il fulcro della serata non era l'apparizione insieme, ma la difesa della sua autenticità. Sopra di loro pendevano come nubi cariche le parole affilate del passato di lei, le accuse dell'ex fidanzato di Cemre, Burak Berkay. Il suo verdetto? Che questo legame, questa intesa che ha fatto sospirare i fan, non sarebbe altro che una mossa di PR, un calcolo per restare al centro, uno scambio freddo dove il calore è solo di scena. Fermiamoci a pesare un'accusa del genere. Nel nostro ambiente, essere marchiati come coppia da ufficio stampa è il colpo più basso. Ti toglie il sangue, ti trasforma in un cartellino promozionale. Insinua che ogni sorriso sia provato davanti allo specchio, ogni tocco messo a verbale, ogni sguardo regolato da un agente e non dal cuore. È questa la tossina che Burak Berkay ha lasciato circolare, una compressa amara capace di alterare la percezione di chi guarda Gökberk e Cemre e prova a leggere la loro felicità. Sul tappeto rosso, la stampa, affamata di reazioni, non ha indossato guanti di velluto. La domanda era inevitabile, nascosta dietro ogni obiettivo. Quando il microfono è arrivato davanti a Cemre, le convenienze si sono sciolte. Il sorriso educato che splendeva sul suo viso non è svanito, si è irrigidito in protezione. L'istante della metamorfosi era palpabile, dalla star sul red carpet alla donna che difende il proprio nome. L'aria è passata dalla celebrazione al duello. Interrogata sulla possibilità che la relazione fosse pura strategia, Cemre Arda non ha vacillato. Ha inspirato a fondo, come per richiamare forza da sotto i piedi, e ha puntato lo sguardo dritto nella lente. Non permetterò a nessuno di sminuire il nostro rapporto, ha detto. La voce era misurata, ma temprata. Poi ha smontato con precisione l'idea di una donna che avrebbe bisogno di una finzione per brillare. Chi entra nella mia vita lo scelgo io. Tutto quello che sento, lo decido con il cuore. Era la rivendicazione di un'autonomia che non chiede permesso. Questa è la nostra storia vera, ha aggiunto, e nessuno la piegherà per il proprio vantaggio. L'implicito era chiaro: usare il suo nome e il suo amore per creare rumore non sarebbe più stato tollerato. Famiglia di Celebrita dalla Turchia,
Qui la questione va oltre i riflettori. Parla di bagagli. Quanti di voi sono entrati in una stagione felice per ritrovarsi tirati indietro da un ex con voci e ombre? È gelosia? È controllo? È paura di sparire? Perché i legami finiti cercano talvolta di incendiare il presente? Scriveteci sotto cosa ne pensate. Secondo voi, Burak Berkay ha parlato ferito o pianificando l'attenzione? Raccontateci questo meccanismo tossico. Se le parole di Cemre sono state lo scudo, l'intervento di Gökberk YLDRM è stato il contrattacco. Fino a quel momento, lui aveva mantenuto una calma vigile, l'aria di chi fa la guardia e misura i confini. Vedere però la persona che ama costretta a dover giustificare i suoi sentimenti a una sala piena di sconosciuti ha incrinato la sua scelta di tacere. È avanzato, senza aggressività, ma con un carisma che ha preteso silenzio. Ha preso il microfono, e all'improvviso si sentivano solo i click dei fotografi. Siamo rimasti in silenzio a lungo, ha detto, e in quelle parole c'era la frustrazione compressa di mesi. Non si è limitato a negare le voci, ha raccontato l'origine del loro legame. Io ho incontrato Cemre, e Cemre ha incontrato me, nei momenti più vulnerabili delle nostre vite. Fermiamoci su più vulnerabili. Non ha detto a una festa, nessun set patinato. Ha invocato la fragilità. Ha suggerito un dolore condiviso, forse un affanno sotterraneo, la stanchezza che solo chi vive sotto pressione conosce. Stava dipingendo un rifugio nato nel fuoco, non nello studio di un PR. Un'unione cresciuta quando si stava più bassi, quando la pelle è più sottile e quindi più autentica. Non rispetto chi banalizza quello che abbiamo, ha scandito, tracciando una linea netta. I giornalisti, percependo l'odore del sangue, hanno incalzato. Gli danno fastidio le parole di Burak? Gökberk non si è riparato dietro formule. Il passato esiste, ma non va usato per schiacciare la felicità di oggi, ha dichiarato. Non ha cancellato la storia, l'ha rimessa nella sua cornice. Poi il colpo finale. Se è considerato normale parlare di quel passato e chiamare finto ciò che viviamo, allora mi dispiace, ma non potete aspettarvi che restiamo zitti. Era la fine dell'era della discrezione forzata. Un messaggio per Burak Berkay e per chiunque. Chi colpisce troverà risposta, e la risposta sarà la verità vissuta. Aya Web ha reagito come sa fare, in un lampo. Gökberk è stato incoronato il compagno che non esita a esporsi per proteggere chi ama. Ma andiamo oltre la superficie. Informazioni esclusive giunte alla redazione di Celebrita dalla Turchia raccontano che questa esplosione era nell'aria da tempo. Fonti vicine assicurano che Gökberk e Cemre sono rimasti feriti da una campagna costante di delegittimazione. Non solo esternazioni pubbliche, sussurri negli ambienti ristretti, commenti a mezza voce. E c'è di più, amici stretti avrebbero fatto notare a Gökberk che la sua ostinazione a non parlare, di fronte ad accuse tanto pesanti, poteva essere letta come debolezza. Immaginate l'attrito interiore, da un lato il desiderio di proteggere il privato, dall'altro il bisogno di difendere l'onore. Gökberk, uno che vive con il motto «non devo spiegazioni a nessuno», è stato spinto al limite. La goccia non è stata l'attacco a lui, ma quello al sentire di lei. Nel momento in cui la narrazione ha tentato di sminuire le emozioni di Cemre, il leone si è alzato. Tra l'ampie dichiarazioni, un'altra lingua parlava, quella del corpo. Occhi attenti hanno notato un contatto costante. La mano di Cemre che cerca quella di lui, un piccolo gesto che dice «restami vicino», il busto di Gökberk rivolto verso di lei, scudo discreto ma evidente. C'è stato un istante, colto solo dai più rapidi, in cui lui si è chinato a mormorare qualcosa all'orecchio di lei. Le voci dietro le quinte raccontano parole semplici e possenti, qualunque cosa succeda, siamo insieme. Che lo vedano tutti. Una frase che vale più di 100 comunicati, l'unità come fortezza. Quando i loro sguardi si incontravano, affiorava un sorriso piccolo, identico, un noi contro tutto che faceva da risposta a ogni flash. A questo punto voglio riaprire una discussione con voi. Le relazioni costruite a tavolino esistono, lo sappiamo. A volte si incrociano carriere per gonfiare ascolti e click.
È proprio questo cinismo a dare benzina al sospetto. Ma come si distingue? È negli occhi? Nelle microespressioni? Oppure è qui, nel coraggio di prendere posizione in pubblico quando conviene il contrario? Diteci, credete a Gökberk YLDRM e Cemre Arda, o c'è una parte scettica che resiste? Qui a Celebrita dalla Turchia amiamo la complessità, la vostra voce completa il quadro. Verso la fine della serata, mentre si avviavano all'uscita, è arrivata la domanda che tutti aspettavano, quella che cercava un sigillo: state ufficialmente riconoscendo la relazione? La risposta di Gökberk ha spiazzato per la sua semplicità: non la stavamo nascondendo. Ora tutti sanno cosa è reale per noi. Una frase che rilegge retrospettivamente tutto. Forse non era occultamento, forse eravamo noi distratti dal rumore. Le ultime parole di Cemre: siamo felici, il resto non conta, hanno messo il punto. Se ne sono andati non come indiziati che scappano, ma come atleti che escono dall'arena dopo aver vinto il round più duro. Gli effetti sono stati immediati. Ai social come un campo di battaglia. La squadra Burak si assottiglia, travolta da chi si raduna sotto la bandiera della verità. Adesso la palla è nel campo di Burak perché risponderà? Raddoppierà le accuse o il muro eretto da Gökberk e Cemre lo costringerà al silenzio? I tabloid ripetono che la prova dell'amore è la tempesta. Se questo è il metro, allora Gökberk YLDRM e Cemre Arda non hanno solo superato l'esame, hanno alzato l'asticella. Hanno costruito una barriera contro l'etichetta di stunt promozionale mattone dopo mattone, con ogni parola pensata, con ogni gesto sincero. Stasera abbiamo osservato una rarità. Lo smontaggio di una narrativa maligna grazie alla pressione di un'emozione incontestabile. Loro hanno dimostrato che il silenzio a volte è oro, ma la parola giusta, detta nel momento giusto, è diamante, dura, limpida, incorruttibile. E noi staremo qui, occhi aperti, ad aspettare la contromossa. Potete scommetterci, se qualcosa accadrà, Celebrita dalla Turchia sarà la prima voce a metterla sul tavolo, scomposta e ricomposta per voi. Se questo viaggio dentro il retroscena vi è piaciuto, onorate l'impegno con un like, ci aiuta a costruire altre analisi con lo stesso respiro. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, non restate ospiti, diventate famiglia. E se volete sostenere un racconto indipendente, sincero, privo di filtri di comodo, il tasto Unisciti è lì per voi. Finché non arriverà il prossimo sussurro, la prossima scintilla, la prossima rivelazione, restate curiosi, restate appassionati, e ricordate. Qui trovate la storia, ma soprattutto il cuore della storia. Buonanotte da Celebrita dalla Turchia.